Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, cogliendo al volo il risultato di un deck builder, Mattia Viola, che è riuscito a sfruttare una delle nuove leggendarie recentemente stampate nel set di Innistrad, Midnight Hunt. Colpisce subito il color pie scelto per questo archetipo, quello Boros, spesso snobato dai giocatori a causa delle molte limitazioni presenti, a fronte di altre combinazioni più complete e versatili. Eppure, conti fatti alla mano, forse siamo di fronte a una piccola eccezione. Già, perché a capeggiare questa lista si presenta un generale atipico, persino dimesso e buffo nella sua curiosa cavalcatura, eppure i piccoli vantaggi che propone, se ben sfruttati, li potranno portare sul carro, o meglio sulle ali dei vincitori, il più di un'occasione. Questa volta vi parleremo di Rem Carolus, Steward Slayer. Siamo al cospetto di una leggendaria che unisce una serie di keyword e delle statistiche che lo rendono un bittante interessante, ma il vero valore aggiunto emerge dalle sue abilità, molto particolari, che ben si integrano con il color pie che porta in dote. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno specifico, uno rosso e uno bianco, abbiamo un cavaliere umano con forza 2, costituzione 3, volare, rapidità e 2 abilità, quasi speculari nei loro effetti. Nella prima abilità abbiamo, se una magia sta per infliggere danno a te o a un altro permanente che controlli, previeni quel danno. Mentre nella seconda c'è, se una magia sta per infliggere danno a un avversario o a un permanente controllato da un avversario, infliggi invece altrettanti danni più 1. La prima abilità potrebbe trarne in inganno, ma è un ottimo modo per migliorare la resa delle nostre creature verso le rimozioni, tipicamente a base rossa, migliorando la loro resistenza ai danni, grazie al meccanismo di protezione offerto dal generale, così da risultare più coriacee, rimanendo però invariati i danni inflitti dai permanenti avversari. La seconda abilità invece è perfetta per migliorare la resa delle magie per danni diretti o per quelli che colpiscono le creature, trasformando anche quelle meno efficaci in carte migliori, con un impiego di mana contenuto, a tutto vantaggio della build che risulterà più veloce nell'azzerare i punti vita avversari. Un gameplay che quindi si può sviluppare su 2 fronti, con le creature e con i botti, grazie a questo Rem Carolus Steward Slayer, che con la sua curiosa cavalcatura non farà di certo ridere i vostri avversari quando si ritroveranno senza più punti vita su cui contare. Il duplice vantaggio offerto da Rem Carolus Steward Slayer nel ridurre i danni subiti sulle nostre creature, amplificando i nostri verso l'opponente e i suoi permanenti, ci porterà a costruire un archetipo dalle 2 anime, un aggro e una barn, distinte e complementari. La prima fetta del mazzo si preoccuperà di aggredire presto il board con piccole creature come Icehead Golem, Isamaru Audonconda, Mardo War Reaper, Soldier of the Panther e Zurgol Striker, buone da sole, ma ottime se avremo il generale in campo. Analogamente dedicheremo alcuni slot abitanti in grado, con la loro keyword haste, di entrare subito in azione, pronti ad infliggere più danni possibili, incrementandone l'efficacia anche grazie al generale, con Archon Crusher, Goblin Guide, Layla Blade Reforged, Phoenix Oash, Robert Verich e Tajik Legion Edge. Nulla di strano su questo fronte rispetto ad altre aggro del formato, ma avendo come tetto i 25 punti vita, il danno in più ottenibile dalla seconda abilità di Rem Carolus potrà fare in più di un'occasione la differenza. Questo aspetto sarà ulteriormente enfatizzato dai generatori di token come Loyal Apprentice e Wisher of the Fallen, che aggiungeranno facilmente abitanti alla nostra combat, aumentando la pressione del nostro board sin dalle prime fasi della partita, a tutto vantaggio del gameplay principale. Il color pie e la curva mana bassa potrebbero portarci a svuotare la mano in fretta. Per fortuna tra carte vecchie e nuove stanno emergendo nuove tech per fare una migliore card selection, Trainer Ravager, Bodap Carrier, Conspiracy Theorist e Falkrad Print Fighter, che possono unire abitanti a un modo per scremare il mazzo dalle carte meno utili. Anche sul fronte del card draw qualche spiraglio di luce si vede, anche se non siamo ai livelli degli altri colori, ma con Esper Sentinel, Welcoming Vampire, Light Up of the Stage, con il suo Impulsive Draw, possiamo sperare di avere qualche risposta in più in mano. Di certo dovremo trovare un modo per proteggere il nostro board o almeno il generale, visti i vantaggi che ci offre, anche solo come bittante evasivo, quindi infarciremo la lista delle classiche protezioni, in particolare sotto forma di creatura, con Benevolent Bodyguard, Downless Bodyguard, Given on Ruse, Mother on Ruse, Self Savior e Vigilant Martyr. Il bianco su questo fronte ci offre molto, senza contare che avremo dalla nostra Flawless Maneuver, un ottimo modo per salvaguardare il board dalle intemperanze avversarie, così da mettere al sicuro più di un matchup a nostro favore. Ci sono poi una serie di creature a partire da Cemetery Gatekeeper, Eidolon of Great Reveal, Ash Mentor e Vexing Devil, che sono in grado sia di infliggere danni da combattimento sia diretti, a tutto vantaggio di eventuali board di installo o meccaniche che inibiscono le nostre combat. Ci sono poi alcune carte di contorno, in particolare Kitheon, Hero Acros, con la sua trasformazione in Gideon Battleforged, Lumic Aspirant e Ragavan Nimble Pilfere, che ci possono offrire i loro servigi indipendentemente dal comandante, ma ci faranno comunque comodo se riusciremo a metterli in campo.
Insomma, con questo Rancarolus Steward Slayer proviamo sicuramente a mettere in azione una fase aggro solida e rapida, ma questo non sarà l'unico modo per valorizzare la sua abilità offensiva. Finora abbiamo esaminato la componente basata sulle creature capeggiata da Rancarolus Steward Slayer, che si avvantaggeranno dalle sue rispettive abilità, risultando più coriacee per meglio resistere alle intemperanze del nemico. C'è però un altro modo per abusare della seconda abilità del generale, con le magie che infliggono danni dirette, con poco mana, e qui il formato offre una pletora di potenziali opzioni, con ben 16 tra istantanee e stregonerie, pensate per colpire duro il nemico, con Chain Lightning, Incendiary Flow, Lightning Bolt, Lightning Helix e Screw Critics, chiari esempi di questo approccio. A queste magie, utili anche a colpire qualche creatura o planeswalker fastidioso, affiancheremo carte che possono ridirezionare il danno su più bersagli, come Arc Trail, Forked Bolt e Pyrokinesis, che possono diventare, con il nostro cavaliere umano in campo, molto più efficaci. Ci sono poi alcune tech come Acidic Soil, Price of Progress e Fiery Confluence che possono amplificare di molto la seconda abilità del comandante con i loro ping, in base a diversi effetti che ne scateneranno il potenziale, così da offrirci una chiusura efficace con l'accortezza di non morire a nostra volta da queste magie. Inseriremo tra il 99 anche qualche rimozione di contorno tra Bone Crusher Giant, Rip Apart e Sword to Plusher, nel caso i nostri botti non fossero sufficienti a spinarci la strada per le nostre creature, che devono andare a segno il prima possibile. C'è poi un ultimo regalo offerto dal bianco, Parallax Wave, che ci potrà risolvere una serie di problemi spinosi, soprattutto nelle fasi avanzate della partita, quando qualche parante di troppo, soprattutto se di grosse dimensioni, ci sbarrasse il cammino. Per una maggiore versatilità aggiungeremo nella lista Boros Charm, che può risultare sempre efficace per copiare le esigenze del momento, che man mano potrebbero sopraggiungere durante le partite. Di certo di una cosa dobbiamo temere, il life gain dell'opponente, ecco perché, come ultimo tassello di questa build, aggiungeremo Flayed of a Blood End, Skullcrank e Sulfuric Volters, per cortocircuitare questa evenienza in modo da avere qualche chance in più per battere avversari di questo tipo. Due facce della stessa medaglia quindi, in cui Rancarolus Steward Slayer si muove agevolmente, offrendo dalla sua improbabile cavalcatura tutti i benefici di cui abbiamo bisogno per superare vittoriosi ogni ostacolo del formato. Sin dai primi spoiler di questo Rancarolus Steward Slayer, Mattia Viola si è interessato a costruire una build attorno a questo particolare generale, mutuando l'esperienza maturata con altre leggendari simili nell'approccio, come Adelith Vesindel-Gwynd, anche se con un color pie differente. Il meta locale, composto quasi sempre da archetipi basati su Niv-Mizzet Parun e Geist of Saintraft, rende appetibile costruire una lista rapida e aggressiva, votata a lasciare poco spazio alla manovra del nemico, che miscela sapientemente una fase agro veloce agli intramontabili botti, molto insidiosi in un formato a 25 punti vita. L'abilità di questo generale enfatizza ancora di più questo approccio, oltre a fornire un bittante relativamente economico nel cast ed evasivo, perfetto per infliggere gli ultimi danni dal nemico, anche in virtù della sua rapidità, che non guasta mai in questi frangenti. Insomma, una scelta dettata da diversi fattori, quella verso Rancarolus Steward Slayer, che ha saputo regalare al nostro deck builder più di una soddisfazione, a dispetto di un color pie che non brilla nel formati a 100 carte. Il gameplay ipotizzato da Mattia Viola per questo Rancarolus Steward Slayer è piuttosto semplice, come spesso accade per i mazzi che basano le loro strategie con i botti, ma ci sono comunque alcune accortezze da porre nella messa in atto di determinate strategie. Le creature, soprattutto quelle piccole o quelle rapide, dovranno avere la precedenza nella nostra azione, mettendo subito pressione al nemico, che dovrà affrettarsi a replicare al nostro board, che in ordine sparso proverà a portarlo basso di vita in fretta. Nei turni successivi le magie supportate dal nostro generale potranno chiudere in fretta la partita in nostro favore, erodendo gli ultimi danni, nel caso rimozioni o blocchi riescano a inibire la nostra fase agro, che difficilmente potrà essere sostenuta per molti turni. Questa sequenza di eventi ed azioni saranno vitali per rendere efficaci le carte a disposizione, ecco perché il nostro cavaliere umano riveste un ruolo chiave, incrementando l'efficacia di quello che potremo sparare direttamente in faccia al nemico. Quindi se a prima vista il piano di gioco appare lineare e scontato, mettere in pratica i benefici di Rancarolus Steward Slayer non sarà affatto banale, ci vorrà perizia e la massima cautela per risultare vittoriosi tra i tavoli del Centurion. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Rancarolus Steward Slayer ci si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Generalmente verso mazzi lenti come Niv-Mizzet Parun o Aminato Face Shifter siamo piuttosto avvantaggiati, perché il nostro piano creature combinato con le magie, unito ai potenziamenti del nostro comandante, possono facilmente mettere in scacco questi archetipi.
Anche verso liste basate su Magda, Brazzarolo o su Arabno, Road Verward, che si basano su creature piccole, possiamo dire la nostra perché saranno facile preda delle nostre rimozioni, con le quali spazzeremo via eventuali bloccanti, comportandoci come un agro puro maggiormente reattivo. Verso Geist of Suntraft possiamo ancora riuscire a imporre un game plan più rapido del suo, ma qui entra in gioco un altro elemento che potrebbe frenarci o addirittura inibirci la vittoria, il late game, elemento presente nel suo color pie, ma non sempre ottenibile. Un caso emblematico lo avremo con Oloro, Ageless Ascetic, matchup praticamente impossibile visto la sua innata capacità di guadagnare, anche senza fare nulla, punti viti durante tutte le fasi della partita, rischiando di vanificare ogni nostro sforzo. Altra situazione difficile la dovremo affrontare con Ogak, Ryzen Necropolis, che è capace in fretta di proporre un parante ingestibile che soffocherà le combat vanificando le nostre rimozioni, come poche speranze per noi di riuscire a vincere questi scontri impari. Potrà risultare molto fastidiosa la combinazione di Akiri, Slineslinger e Silas Ren, Secret Update, per la loro capacità innata di recuperare da Grimorio strumenti in grado di fornire life gain alle loro creature, rendendo molto arduo ribardare e loro incedere. Insomma, saremo in una situazione altalenante, molto condizionata dal meta da affrontare, ecco perché sarà bene, con questo Arenkaros Tower Slayer, porre la massima attenzione non solo alle giocate, ma anche agli avversari che potremo trovare sul nostro cammino. Con il color pie e le finalità offerte da Arenkaros Tower Slayer, a detta di Mattia Viola, ci saranno molte opzioni a variare il mix delle 99, anche solo guardandosi dietro tra i vari set per trovare qualche carta interessante ai nostri scopi. Magie, come ad esempio Earthquake, sono sempre interessanti, soprattutto con il comandante in campo, diventando asimmetriche e quindi ottime per spazzare via i abitanti del nemico, preservando quanto basta i nostri, senza contare che possono anche infliggere danni diretti, il che non guasta certo. Un'altra opziosa, rischiosa ma intrigante arriva da Mothering X, una maledizione basata sui dadi e sulle magie non creatura, che potremmo utilizzare se il meta da affrontare fosse composto da avversari che prediligono le magie nel loro game plan. Tra le creature possiamo annoverare Freintong Yearling e Azoret the Fervent, che possono variare il mix degli abitanti a disposizione, ma il loro costo di cast comincia a diventare impegnativo e va compreso se effettivamente riusciremo a sfruttarlo a dovere. Un'ultima considerazione la dedichiamo a Fury, carta interessante ma non adatta al nostro modus operandi, visto che ci procura un discard effect che non si sposa con la nostra difficoltà innata di pescare nuove risposte, rischiando di impoverire la nostra mano troppo spesso ricca di soluzioni vincenti. Abbiamo concluso ancora una volta la nostra disamina. Ringraziamo Mattia Viola che ci ha guidati alla scoperta di questa leggendaria che prova, dall'alto della sua bizzarra cavalcadura, a dare lustro al Color Pie Boros, troppo spesso incapace di fronteggiare un meta complesso come quello del Centurion. Se gradite avere un game plan veloce e non volete affrontare un formato nuovo con un investimento di denaro esagerato, questo Arenkaros Tower Slayer potrebbe fare al caso vostro, tanto più che è in grado di offrirvi un potenziale di gioco interessante per chi ama le partite al fulmicotone. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.